Immaginate un'epoca in cui i videogiochi erano solo pixel grezzi su schermo, oppure c'era chi cercava di spingersi oltre. Ciao a tutti e benvenuti su Game Over Club, io sono Illirast e oggi parliamo di retro game. Era il 1989 quando un giovane sviluppatore di nome Jordan Mechner, armato solo del suo Apple II e di tanta ambizione, diede vita a uno dei giochi più influenti della storia videoludica, Prince of Persia. La trama è semplice ma avvincente. Il malvagio visir Jafar ha usurpato il trono mentre il sultano è lontano in guerra. Ha imprigionato la principessa e dato al protagonista, il principe senza nome, un'ora di tempo reale per salvarla, attraversando prigioni, trappole mortali e guardie armate. In quell'epoca non era solo una questione di gameplay. Prince of Persia era qualcosa di nuovo, un gioco cinematico con animazioni fluide, uno stile narrativo coerente e un senso d'urgenza palpabile. Il merito va al geniale uso del rotoscoping. Mechner filmò suo fratello mentre eseguiva salti e acrobazie, ricalcando i movimenti frame per frame per poi trasferirli nel gioco. Questo diede vita a un'animazione incredibilmente realistica per l'epoca. Il risultato fu un platform profondo dove ogni salto e ogni mossa dovevano essere calcolati con precisione chirurgica, un vero precursore del genere cinematic platformer che avrebbe poi ispirato titoli come Another World, Flashback e persino Tomb Raider. Sviluppato inizialmente per Apple II, Prince of Persia venne poi convertito su quasi tutte le piattaforme disponibili. MS-DOS, Amiga e NES per citarne alcune. Ogni versione aveva le sue piccole varianti, ma tutte cercavano di mantenere intatto il feeling originale. Il successo fu immediato. Prince of Persia non era solo un videogioco, ma una piccola opera d'arte interattiva, capace di affascinare con la sua atmosfera, le sue musiche medio orientali minimali e il suo senso del tempo. Non a caso, nel 2024, Ubisoft ha celebrato il 35° anniversario del gioco originale, riconoscendole l'impatto culturale e il valore artistico. Mechner ha continuato a seguire con orgoglio la saga da lontano. In varie interviste ha ammesso di provare una sorta di orgoglio paterno ogni volta che vede un nuovo gioco della serie. Il suo lavoro pionieristico ha tracciato una via che ancora oggi tanti sviluppatori seguono. Ha persino pubblicato un libro intitolato Replay, dove racconta il legame profondo tra la propria storia familiare e le sue creazioni artistiche. Il remake di Prince of Persia, The Sand of Time, annunciato da Ubisoft ormai anni fa, è ancora in lavorazione e previsto forse per il 2026. Ma intanto il fascino del primo principe di Persia rimane intatto. È uno di quei giochi che non si dimenticano perché ha saputo unire tecnica, narrazione e stile come pochi altri titoli della sua epoca. E voi siete mai riusciti a finirlo o come me avete lasciato al suo destino il povero fuggiasco?